Bentornati ragazzi sul nostro canale Domotica per Tutti. Quest'oggi siamo lieti di presentarvi due Smart Relay. Trattasi dello Shelly 1 e dello Shelly 1 PM. Quest'oggi andremo a vedere l'unboxing di entrambi i prodotti, l'installazione e la configurazione e i vari test finali. Quindi passiamo direttamente all'apertura delle scatole. Venite pure, seguitemi. Questo si tratta dello Shelly 1 Relay Smart, che serve per domotizzare comunque all'interno della vostra abitazione un punto luce e una presa. Il punto luce può trattarsi indifferentemente di un interruttore, potrebbe trattarsi anche di un deviatore o un invertitore. Eccolo qua, questi sono i vari contatti e questo prodotto permette l'alimentazione sia a 12 volt, 24, 220, in base che si tratta di una corrente alternata continua. In più, dove vedete questa plastichina sotto presente come copertura, all'interno è possibile per gli sviluppatori poter flashare il firmware del dispositivo. Poi all'interno troviamo le solite cose, il codice QR per scaricare le istruzioni e un foglio d'avvertimento. Ok, adesso passiamo tranquillamente all'installazione, che risulta molto semplice e pratica. Ovviamente ci vuole sempre una minima manualità su impianti elettrici e di configurazione, questo è ovvio, altrimenti affidatevi sempre a un professionista. Questo si tratta dello Shelly 1, invece per quanto riguarda lo Shelly 2, che troviamo qua alla mia destra, questo è l'unboxing, troviamo sempre lo Shelly che è di dimensioni identiche, sovrapponibili come potete vedere, e il solito fogliettino di istruzioni con l'avvertimento. Le differenze tra uno e l'altro, questo qua si chiama Shelly 1 PM. Le varie differenze sono che questo non presenta un contatto pulito all'interno della morsettiera, quindi bisogna fare attenzione quando si va a collegare all'interno dell'impianto elettrico in base alle necessità. Ma in più comunque la cosa che si differenzia molto dall'altro è la sigla PM, che sta a significare Power Metering, ovvero misuratore di potenza, di assorbimento, che comunque voi di tutti i dispositivi che collegate alla presa oppure all'interruttore del punto luce. E ulteriore differenza è la morsettiera, che comunque presenta, come avevo detto, l'SV sul terzo polo piuttosto che il secondo. Ok, bene, dopo queste spiegazioni adesso andiamo a vedere comunque l'installazione nell'interruttore nella scatola 504 o 503. Eccoci ragazzi, pronti per l'installazione. Come potete osservare, ho già smontato il nostro supporto e la placchetta della nostra 504. In questo caso, come potete osservare, il supporto è completamente occupato da 4 tasti, perché questa qua è una postazione centrale in questa abitazione. Quindi sarebbe la condizione peggiore in cui si possa andare incontro nel momento in cui si effettua l'installazione dello Shelly. Però vedremo come in questo caso riusciremo tranquillamente a posare lo Shelly all'interno della cassettina e poi richiudere il tutto. Allora, come potete osservare, qui c'è abbastanza casino, quindi è per quello che vi stavo dicendo di affidarvi comunque a una persona esperta nel settore, perché dovreste individuare il punto luce coinvolto con la relativa fase e il neutro, che in questo caso è contraddistinto dal colore blu. Comunque adesso andiamo all'opera, quindi ci vediamo tra poco nel momento in cui ho terminato il tutto, che almeno vi spiego tutti i collegamenti e le varie funzioni. Eccoci ragazzi, allora abbiamo terminato la parte comunque di installazione, non vi abbiamo annoiato con tutta la questione dei fili e il collegamento, però sono qua per spiegarvelo. Come potete vedere, in questo caso lo Shelly è composto da vari ingressi. Allora, l'N sarebbe il neutro, che in alcuni punti luce però non è presente il neutro, quindi va tirato dalla cassetta di derivazione. La L è la fase. Lo 0 sarebbe l'output, quindi sarebbe il ritorno della lampadina in questione. L'SW sarebbe lo switch che va collegato al primo filo dell'interruttore. Ed infine abbiamo l'1, che sarebbe una fase supplementare che serve allo Shelly per far chiudere tutto il circuito all'interno del relay smart.
Ok, con questo abbiamo terminato. Poi vi volevo ricordare anche che comunque è una cosa importantissima che tutto questo circuito si potrebbe fare benissimamente anche su un deviatore e un invertitore o anche comunque un relè che comanda più punti luce. Quindi in questo modo con l'utilizzo di un singolo Shelly potete comunque regolare, potete comandare 4-5 pulsanti che comunque per esempio di un corridoio sono presenti e quindi non dovete installarlo in ogni singolo punto luce o in ogni singola placchetta, ma in un'unica. Quindi poi magari per qualsiasi cosa contattateci per qualsiasi informazione. Ora invece andiamo, vi faccio vedere come già funziona, è già funzionante l'impianto, abbiamo attaccato la luce. Lo shell in questo caso ancora non è configurato perché poi c'è la parte della configurazione web e tramite smartphone dall'applicazione della shell e dal cloud. Però in questo caso, come potete vedere, il vostro interruttore in questa abitazione c'è presente il faretto LED che come potete vedere già è funzionante, si spegne e si accende manualmente come solito. Ora però andremo a ricreare questo comando che in questo caso è manuale tramite applicazione e anche tramite l'assistente vocale. Allora in questo caso andremo ad aggiungere un dispositivo, selezioniamo la nostra rete wifi inserendo la password. Inclusione, ricerca di dispositivi nelle vicinanze per includerli. Quindi in questo momento l'applicazione sta mettendo in comunicazione il dispositivo Shelly che sta producendo una sua connessione a quella di casa. Ecco, infatti, inclusione. Ci aveva mostrato il nostro, connessione a Netgear. Perché in questo caso ce ne abbiamo uno solo associato. Ok, l'inclusione è stata completata, un dispositivo è stato incluso nella tua rete wifi. In questo caso, nel momento in cui fossero stati 10 scelli, automaticamente l'applicazione avrebbe riconosciuto tutti e 10 gli scelli. Quindi ora andando nel salone, aggiungi un dispositivo, eccolo qua. Quindi lo vogliamo aggiungere per esempio all'interno delle varie stanze perché noi possiamo creare tutti i nostri ambienti. In questo caso, come avevo fatto vedere, abbiamo creato il salone. Cliccando nel salone possiamo aggiungere il dispositivo accoppiato che in questo caso è lo Shelly. Perfetto. Scegliamo il nome al dispositivo, LED muretto, e ci siamo. Scegli una foto del dispositivo, carica l'immagine, mettiamo sempre questa. Addirittura possiamo mettere anche la foto del dispositivo. Carino, fatta bene però, l'hanno studiata bene. Salva dispositivo, connessione al cloud. Il dispositivo sceglie al cloud in modo da poterlo controllare da remoto quando non ci si trova nella rete locale? Sì. Sta caricando le impostazioni. Eccolo, il dispositivo è stato salvato e collegato correttamente al cloud dove abbiamo fatto comunque prima la registrazione. Eccoci, LED muretto, accensione. Ecco che è acceso, come potete vedere alle nostre spalle, il muretto. In questo caso, se uno volesse andare a spegnere ripremendo il tasto, in tempo reale ha spento completamente il tutto. Questo essendo collegati alla rete wifi. Eccoci ragazzi, allora abbiamo terminato il lavoro di installazione, configurazione come vi avevo fatto vedere prima dall'applicazione Shelly e inoltre abbiamo fatto anche il passaggio dell'accoppiamento Shelly Cloud all'assistant Google. Quindi ora arriviamo alla dimostrazione finale sia fisica tramite applicazione e tramite comando vocale. Come avevo fatto vedere prima, questo è il nostro Shelly con il tasto il muretto, come potete vedere si accende e spegne automaticamente. Se il muretto è acceso possiamo tranquillamente andare nella nostra applicazione, come potete notare, eccoci LED muretto, eccolo, e infatti ci dà anche lo stato che è già attivo perché noi l'avevamo acceso tramite comando manuale. Cliccando
si è spento il muretto. E l'ultima infine da mostrarvi è: ok Google, accendi LED muretto. Certo, accendo LED muretto. Quindi come potete vedere anche con il Google Home Assistant del cellulare è perfettamente funzionante, però volendo si può integrare anche all'interno dell'Home Google Home e anche nel nostro pacchetto di domotica tutto integrato. Quindi ragazzi vi invito ad iscrivervi sul nostro canale per ulteriori approfondimenti o a contattarci. Vi saluto e al prossimo appuntamento. Ciao!